Lezione 1. Festeggiamenti di Halloween. Halloween non è una festa ufficiale, quindi quel giorno tutti vanno a lavorare o a scuola. Sì, ma per molte persone è comunque un evento significativo. Assolutamente. Spesso le persone si vestono e festeggiano a modo loro. Adoro il modo in cui le comunità si uniscono, anche quando non si tratta di una festività ufficiale. È divertente vedere tutti quei costumi creativi e le decorazioni ovunque. Sì, aggiunge un'atmosfera festosa alla stagione. Vogliamo organizzare qualcosa di divertente per Halloween, magari una festa in maschera? Sembra perfetto. Non vedo l'ora di vedere cosa si inventeranno tutti. Sarà un modo fantastico per godersi lo spirito delle feste. Lezione 2. Cosa visitare assolutamente a Barcellona? A Barcellona non si può non visitare la Sagrada Famiglia, una meraviglia architettonica. Ne ho sentito parlare tantissimo. Il design è tanto intricato quanto bello. Sì, è affascinante come sia in costruzione da così tanti anni. Mi piace il fatto che unisca la storia con l'arte moderna. Assolutamente. Ogni visita rivela qualcosa di nuovo e sorprendente. Non vedo l'ora di viverlo di persona, sono sicuro che sarà mozzafiato. E non dimenticate il Parco Güell, che è anch'esso una tappa obbligata. Sì, i mosaici colorati e il design del parco sono così vivaci e vivaci. Insieme, questi luoghi mettono davvero in mostra la creatività di Gaudì. Lezione 3. Libertà estiva. Siamo liberi per l'estate. Io e i miei amici corriamo fuori l'ultimo giorno di scuola sotto il sole splendente dell'estate. Sembra esaltante. Non c'è niente di paragonabile a quella sensazione di libertà. Assolutamente. L'emozione delle avventure estive è sempre un momento memorabile. Sì, è il momento di esplorare e creare ricordi indimenticabili. Ricordo che correvo al parco per uscire con gli amici e godermi il sole. Anch'io. Quei giorni spensierati sono tra i ricordi più belli. Organizziamo delle attività divertenti per ricreare lo spirito estivo di quest'anno. Adoro questa idea. È ora di riabbracciare l'atmosfera estiva. Insieme possiamo rendere quest'estate altrettanto memorabile. Lezione 4. Cambio valuta. Beh, di solito cambio in banca o uso uno sportello bancomat per ottenere un tasso di cambio migliore. Ottima idea. È fondamentale ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo quando si viaggia. Sì, ho scoperto che spesso utilizzando uno sportello bancomat si ottiene un tasso di cambio migliore rispetto agli sportelli di cambio valuta. Assolutamente. Inoltre, è più comodo prelevare i contanti quando serve. Prima di prelevare da un bancomat all'estero, verifico sempre le commissioni applicate dalla mia banca. Ottima pratica. Essere consapevoli delle commissioni può far risparmiare parecchio. Assicuriamoci di avere un piano solido per gestire il denaro durante il nostro viaggio. Ottima idea. Ci aiuterà a goderci i nostri viaggi senza stress inutili. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti e di gestire saggiamente il nostro budget. Lezione 5. Fare la spesa. Sì, ci servono anche latte e pane, va bene, prendo anche quelli. Perfetto!
È sempre bene avere una scorta di beni essenziali in casa. Assolutamente. Trovo che pianificare la lista della spesa ci aiuti a evitare acquisti inutili. Sì, ci aiuta a rimanere organizzati e concentrati su ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Assicuriamoci di controllare se ci sono altri articoli di cui potremmo essere a corto. Ottima idea! Adoro la sensazione di una cucina ben fornita. Insieme possiamo rendere la spesa efficiente e piacevole. Sì, fare shopping può essere divertente quando si ha un piano chiaro. Non vedo l'ora di scoprire quali chicche troveremo oggi. Lezione 6. Anticipare le tendenze. Ottima idea! È fondamentale anticipare le tendenze per avere successo. Assolutamente. Essere consapevoli di ciò che è popolare può aiutarci a prendere decisioni consapevoli. Sì, ci consente di adattarci e innovare nei nostri progetti. Penso che sia essenziale tenere d'occhio le tendenze emergenti nel nostro settore. Assolutamente. Le tendenze possono cambiare rapidamente, quindi rimanere informati è fondamentale. Dedichiamo del tempo ogni settimana a discutere di ciò che abbiamo notato sul mercato. Sembra fantastico. Ci terrà entrambi impegnati e all'avanguardia. Non vedo l'ora di immergerci insieme nelle ultime tendenze. Sì, rendiamolo uno sforzo collaborativo. Lezione 7. Aspirazioni di viaggio. Sto pensando di andare in Giappone, la sua cultura mi ha sempre affascinato. Sembra incredibile. Il Giappone ha una storia così ricca e paesaggi così belli. Sì, non vedo l'ora di provare l'autentico sushi e di ammirare la fioritura dei ciliegi. Assolutamente. Il mix di tradizione e modernità è affascinante. Voglio anche visitare siti storici come templi e santuari. È un'idea fantastica. Hanno un significato culturale enorme. Progettiamo un viaggio insieme, sarebbe meraviglioso esplorarlo insieme come amici. Mi piacerebbe tantissimo. Condividere queste esperienze le renderebbe ancora più memorabili. Non vedo l'ora di vivere le avventure che ci aspettano. Lezione 8. Impatto storico. La situazione è stata piuttosto controversa dopo che aveva consentito che la sua immagine venisse utilizzata per pubblicizzare delle automobili. Sì, ha sollevato molti interrogativi sull'autenticità e sul personal branding. Quando gli fu offerto il ripristino dello status di dilettante, si scatenarono dibattiti nella comunità sportiva. Assolutamente. È affascinante come la percezione del pubblico possa influenzare le carriere. Penso che sia importante comprendere le implicazioni di tali decisioni. Sì, spesso riflette questioni sociali più ampie riguardanti genere e rappresentanza. Scopriamo come queste dinamiche hanno plasmato il panorama dello sport. Ottima idea! È un argomento importante che merita attenzione. Non vedo l'ora di parlarne più approfonditamente con te. Lezione 9. Tradizioni familiari. La sua giarrettiera è blu e Susan ha bisogno di qualcosa di vecchio, l'anello della nonna è vecchio. Che speciale! Incorporare cimeli di famiglia ai matrimoni aggiunge un tocco personale. Assolutamente.
È un modo meraviglioso per onorare le generazioni passate durante un evento così significativo. Sì, queste tradizioni spesso racchiudono un significato profondo e creano ricordi duraturi. Penso sia meraviglioso come le coppie possano integrare la storia della propria famiglia nei festeggiamenti. Certo, rende la giornata ancora più significativa e unica. Assicuriamoci di custodire le nostre tradizioni familiari mentre ne creiamo di nuove. Sono pienamente d'accordo. È importante celebrare sia il passato che il presente. Insieme possiamo creare ricordi meravigliosi per il futuro. Lezione 10. Fare la spesa per beni essenziali. Penso sia tutto. Oh, aspetta, ci serve anche del detersivo per i piatti. Ottima scoperta! È facile dimenticare le piccole cose essenziali in cucina. Assolutamente. Avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno rende cucinare e pulire molto più facile. Sì, ed è sempre bello avere una cucina completamente attrezzata. Assicuriamoci di spuntare tutto ciò che è presente sulla nostra lista prima di uscire dal negozio. Ottima idea! Così non dovremo fare un altro viaggio più tardi. Sono contento che siamo stati scrupolosi, a lungo termine fa risparmiare tempo. Esatto! In più, è appagante avere tutto organizzato e pronto. Non vedo l'ora di tornare a casa e iniziare a cucinare con tutti i nostri ingredienti freschi. Lezione 11. Indicazioni per la stazione ferroviaria. Sto cercando la stazione ferroviaria più vicina, sai dove si trova? Ah, sei fortunato! È proprio dietro l'angolo, non lontano da qui. Sono felice di sentirlo. Apprezzo il tuo aiuto, sto cercando di prendere un treno presto. Nessun problema. Prosegui lungo questa strada e vedrai l'ingresso sulla sinistra. Perfetto. Farò attenzione ai segnali. Sì, di solito sono abbastanza chiari, quindi non dovresti avere problemi. Sono contento di averlo chiesto, sarebbe stato un fastidio girovagare. In qualsiasi momento. Sono felice di aiutarti a rendere il tuo viaggio più semplice. Grazie. Non mancherò di ricordarmelo per i prossimi viaggi. Lezione 12. Approfondimenti storici. Nel 1950 sembrava che la ferrovia avrebbe chiuso alcune delle sue officine a Stratford. È un momento storico importante. La città deve aver cercato soluzioni. Sì, l'impatto sull'economia locale sarebbe stato significativo. Assolutamente. Perdere il lavoro può avere un effetto domino su tutta la comunità. È affascinante vedere come le città si adattino a tali cambiamenti nel corso del tempo. Sì, comprendere la storia ci aiuta ad apprezzare il modo in cui le comunità si evolvono. Approfondiamo le decisioni prese in quel periodo. Ottima idea! Ci darà una visione più approfondita delle sfide che dobbiamo affrontare. Non vedo l'ora di scoprire di più sulla storia di Stratford. Lezione 13. Fare la spesa. Di solito vado al supermercato vicino a casa mia, ma controllo anche i prezzi online. Questa è una strategia intelligente. Confrontare i prezzi ti aiuta a risparmiare. Assolutamente. A volte le offerte online possono essere molto più vantaggiose dei prezzi in negozio. Sì,
ed è comodo vedere tutto disposto digitalmente. Mi piace molto anche la facilità con cui è possibile creare una lista della spesa online. Esatto, rende la spesa molto più organizzata. Prima del nostro prossimo giro di shopping, assicuriamoci di controllare entrambe le opzioni. Ottimo piano, ci aiuterà a ottenere le migliori offerte possibili. Non vedo l'ora di fare acquisti più intelligenti insieme. Lezione 14, cena in famiglia. Mio fratello pensò che saremmo usciti a cena, ma mio padre disse di no. Davvero? Cosa ti ha chiesto allora l'altro tuo fratello? Mi chiese se mio padre avesse programmato qualcosa di speciale per cena. Interessante. È sempre divertente scoprire cosa comportano le cene in famiglia. Sì, i pasti cucinati in casa possono essere piacevoli tanto quanto cenare fuori. Sono d'accordo. C'è qualcosa di confortante in un pasto in famiglia a casa. Speriamo che la cena sia qualcosa di delizioso che piacerà a tutti. Assolutamente. Mangiare in famiglia è un ottimo modo per creare un legame e aggiornarsi. Non vedo l'ora di scoprire cosa cucineranno. Lezione 15, esplorazione di Marte. Il quarto pianeta a partire dal Sole è Marte, noto per il suo colore rosso. Sì, è affascinante come Marte abbia catturato l'immaginazione umana per così tanto tempo. Assolutamente. L'idea di esplorare Marte e possibilmente colonizzarlo è entusiasmante. Sono d'accordo. I progressi nell'esplorazione spaziale sono davvero notevoli. È interessante pensare alla possibilità che esista vita su altri pianeti. Sì, le scoperte che faremo potrebbero cambiare la nostra comprensione dell'universo. Continuiamo a seguire le ultime novità sulle missioni su Marte. Ottima idea! Sono entusiasta di ciò che potremmo scoprire in futuro. Insieme possiamo esplorare le meraviglie dello spazio. Lezione 16. Problemi di connessione a Internet. Mi scusi, ho problemi con la connessione internet nella mia stanza. È stato piuttosto frustrante cercare di connettermi. Sembra fastidioso. Hai provato a contattare il personale dell'hotel per assistenza? Potrebbero aiutarti a risolvere il problema rapidamente. Sì, l'ho detto alla reception, ma mi hanno detto che avrebbero mandato qualcuno a controllare. Ottimo! Speriamo che riescano a risolvere presto il problema, così potrai tornare a svolgere le tue attività online senza problemi. Lo apprezzo. Per me è importante rimanere in contatto, soprattutto con gli impegni di lavoro che devo gestire. Assolutamente sì! Nel mondo odierno, avere una connessione internet affidabile è essenziale sia per il lavoro che per il tempo libero. Sì, e spero che si risolva presto. Ho alcune email importanti da inviare e delle videochiamate a cui partecipare. Sono certo che risolveranno il problema rapidamente. Assicurati solo di contattarli se ci vuole troppo tempo. Grazie. Lo terrò sicuramente a mente, è sempre bene sostenere le proprie esigenze, soprattutto quando si tratta di assistenza. Lezione 17. Preparazione della proposta. Ottimo. Preparerò la nostra proposta e mi assicurerò che includa tutti i dettagli necessari per fare un'ottima impressione. Non vedo l'ora di leggerlo. Credo sia fondamentale avere un piano chiaro e conciso che delinei i nostri obiettivi in modo efficace.
Assolutamente. Una proposta ben strutturata può davvero mettere in risalto le nostre idee e dimostrare il nostro impegno nel progetto. Sì, e credo che includere dati ed esempi pertinenti rafforzerà la nostra posizione e ci aiuterà a distinguerci. Ottima osservazione. Mi assicurerò di raccogliere tutte le informazioni necessarie a supporto dei nostri suggerimenti. Perfetto! Si tratta di presentare un'immagine professionale e al contempo di trasmettere il nostro entusiasmo per il progetto. Sì, e penso che dovremmo anche pensare a come possiamo affrontare eventuali preoccupazioni o domande che potrebbero sorgere. Assolutamente! Anticipare le domande dimostra che abbiamo fatto i compiti e siamo preparati a qualsiasi discussione. Sono entusiasta di iniziare a lavorare su questa proposta. Credo che abbiamo una grande opportunità davanti a noi. Lezione 18. Caffè tra vicini. Fantastico! A quanto pare siamo praticamente vicini di casa, il che è una piacevole sorpresa. Certo! È bello sapere che viviamo così vicini, rende più facile entrare in contatto e passare più tempo insieme. Sì, dovremmo assolutamente prendere un caffè ogni tanto. Sarebbe un ottimo modo per metterci in pari ed esplorare la scena dei bar locali. Mi piacerebbe tantissimo. Ci sono delle caffetterie fantastiche qui vicino che potremmo provare, ognuna con la sua atmosfera unica. Esatto. Esplorare i luoghi locali può essere un'avventura davvero divertente, soprattutto quando si scoprono nuovi sapori insieme. Ed è un modo meraviglioso per sostenere le attività commerciali locali e trascorrere del tempo di qualità con gli amici. Assolutamente. Credo sia importante coltivare questi legami all'interno della nostra comunità, godendo al contempo di ciò che ha da offrire. Sì, facciamo in modo di incontrarci presto per un caffè, non vedo l'ora. Anch'io. Non vedo l'ora di fare una bella chiacchierata e magari assaggiare anche qualche pasticcino da accompagnare ai nostri drink. Lezione 19. Preparativi per il viaggio. Ottimo. Controlliamo i requisiti per il visto per il nostro viaggio e assicuriamoci di aver sistemato tutto prima di partire. Sì, è essenziale. È importante capire di quale documentazione abbiamo bisogno per evitare problemi dell'ultimo minuto. Assolutamente. Voglio anche trovare voli economici lì. Pianificare il budget di viaggio è fondamentale per sfruttare al meglio la nostra esperienza. È un approccio intelligente. Ho sentito dire che prenotare in anticipo a volte può portare a offerte e opzioni migliori. Sì, inizierò a cercare diverse compagnie aeree e a confrontare i prezzi per assicurarmi di trovare le migliori opzioni disponibili. Perfetto! Se lavoriamo insieme, possiamo semplificare il processo e assicurarci che tutto sia in ordine. Sono d'accordo. Inoltre, ci darà tranquillità sapere di aver pensato a tutti i dettagli necessari in anticipo. Esatto! Non vedo l'ora di partire. Sarà un'avventura fantastica piena di nuove esperienze. Sì, sono emozionata anch'io. Cerchiamo di essere organizzati mentre pianifichiamo tutto, così potremo goderci appieno il nostro tempo libero. Lezione 20. Appuntamento al mattino presto. L'orario ideale per il nostro incontro sarebbe intorno alle 6:30, soprattutto perché abbiamo un appuntamento la mattina presto. Sì, sono d'accordo. Iniziare presto ci permetterà di avere tutto il tempo per prepararci e non sentirci di fretta. Esatto. Credo che arrivare in anticipo possa anche darci l'opportunità di riflettere e rivedere il materiale necessario. Ottima osservazione.
È sempre utile prendersi un po' di tempo prima di appuntamenti importanti. Sì, e può aiutare a dare un tono positivo alla giornata, consentendoci di affrontare la riunione con sicurezza. Assolutamente. Non vedo l'ora. Essere organizzati e pronti aumenterà sicuramente le nostre possibilità di successo. Anch'io sono emozionata. Assicuriamoci di preparare tutto la sera prima, così possiamo iniziare la giornata senza intoppi. Sì, prendiamo in considerazione anche l'idea di fare una colazione leggera per darci l'energia necessaria per la mattinata. Ottima idea! Una buona colazione può davvero darci una carica di energia e aiutarci a rimanere concentrati durante la riunione. Lezione 21. Opzioni di trasporto. Per spostarsi da un posto all'altro, ci sono molti metodi di trasporto diversi a disposizione. Quale ritieni sia il più comodo? Ottima domanda. Credo che spesso dipenda dalla distanza e dalla destinazione che stiamo considerando. Esatto. Per distanze più brevi, penso che camminare o andare in bicicletta siano le opzioni più piacevoli ed ecologiche. Sì, e ti consente di vivere davvero l'ambiente circostante e di scoprire tesori nascosti lungo il percorso. Ma per distanze più lunghe, penso che i trasporti pubblici o i servizi di car sharing possano essere più pratici ed economici. Assolutamente. Usare i mezzi pubblici aiuta anche a ridurre la congestione del traffico ed è spesso una scelta più sostenibile. Sì, e può essere un ottimo modo per interagire con la gente del posto e farsi un'idea della cultura della zona. Sono pienamente d'accordo. Ogni mezzo di trasporto offre una prospettiva e un'esperienza uniche durante i nostri viaggi. Quindi, ci sono metodi particolari che preferisci quando pianifichi i tuoi viaggi? Lezione 22. Mercati del fine settimana. I mercati del fine settimana sono così affascinanti, vero? Adoro l'atmosfera vivace e la varietà di prodotti disponibili. Sì, adoro esplorarli. Ci sono così tanti oggetti unici, cibi locali e oggetti artigianali da scoprire. Esatto. È come una caccia al tesoro, e non si sa mai quali deliziose sorprese si possano trovare dietro ogni angolo. Sono d'accordo. Inoltre, sostenere venditori e artigiani locali arricchisce l'esperienza, perché sai che i tuoi acquisti aiutano la comunità. Sì. Mi piace anche l'opportunità di provare nuovi cibi e sapori che normalmente non si trovano nei normali supermercati. Assolutamente sì. Assaggiare prodotti freschi, dolcetti fatti in casa e snack unici rende l'esperienza ancora più divertente e gustosa. Penso che dovremmo organizzare presto una visita al mercato del fine settimana. Sarebbe un bel modo di trascorrere la giornata insieme. Sembra perfetto. Assicuriamoci di portare le nostre borse riutilizzabili per trasportare tutti i nostri ritrovamenti e dolcetti. Sì, e non vedo l'ora di scoprire quali nuove scoperte faremo insieme al mercato. Lezione 23. Forniture essenziali. Pensavo a quanto sarebbe stato difficile se non avessi trovato delle scarpe con cui coprirmi i piedi quando ero fuori casa. Capisco perfettamente. Sarebbe altrettanto difficile se non riuscissi a trovare un coltello e una forchetta per cenare. Gli utensili di base sono essenziali per gustare al meglio i pasti. Esatto. Sono le piccole cose che spesso diamo per scontate finché non ci ritroviamo in una situazione in cui non ce n'è. Siamo più. Sì, indossare calzature adatte è fondamentale per la comodità, soprattutto se si prevede di camminare o esplorare per lunghi periodi.
E quando arriva l'ora dei pasti, non avere gli utensili giusti può far sembrare inaccessibile anche il cibo più delizioso. Sono d'accordo. È curioso come a volte sottovalutiamo l'importanza di questi oggetti di uso quotidiano finché non ne abbiamo bisogno. Ti fa sicuramente apprezzare la comodità che offrono. Quale pensi che sia l'oggetto più importante da mettere in valigia per un viaggio? Penso che dipenda dalla destinazione, ma direi che un paio di scarpe versatili e delle posate affidabili sarebbero in cima alla mia lista. Ottima scelta! Questi elementi essenziali possono davvero fare la differenza per garantire un'esperienza confortevole e piacevole, ovunque tu vada. Lezione 24. La tentazione dell'aggressore. È affascinante pensare a come un aggressore possa essere tentato di rischiare la propria distruzione nel tentativo di ottenere potere o controllo. Sì, è una dinamica psicologica complessa. Il desiderio di predominio può spesso offuscare il giudizio e portare a scelte distruttive. Credo che comprendere questa mentalità sia fondamentale sia per la prevenzione che per l'intervento nei conflitti. Assolutamente. La nostra organizzazione militare oggi ha la responsabilità di gestire queste situazioni con intuizione strategica e compassione. Sì, ed è importante creare strategie che affrontino le cause profonde dell'aggressività, anziché limitarsi a curare i sintomi. Esatto. Promuovendo il dialogo e la comprensione, possiamo potenzialmente dissuadere gli individui dal ricorrere alla violenza. Credo che promuovere l'educazione e la consapevolezza sulle conseguenze dell'aggressione sia fondamentale per spezzare questo circolo vizioso. Certamente. Si tratta di creare un ambiente in cui le risoluzioni pacifiche abbiano la priorità sui conflitti e sulla distruzione. Spero che, come società, possiamo impegnarci per trovare un terreno comune e ridurre le tentazioni che portano all'aggressività. Lezione 25. Osservare la natura. A volte esco e osservo tutto ciò che accade nel giardino, è come un piccolo teatro della natura. Sembra fantastico. Osservare le interazioni tra piante e animali può essere incredibilmente rilassante e illuminante. Assolutamente. Trovo affascinante vedere come diverse creature coesistano e contribuiscano all'ecosistema in modi unici. Sì, ed è sorprendente come un semplice momento di osservazione possa rivelare così tanto sui cicli della vita e sulla bellezza della natura. Sono d'accordo. È un promemoria dell'interconnessione di tutti gli esseri viventi e di come ogni piccola azione possa avere un effetto a catena. Esatto. Trascorrere del tempo nella natura può anche aiutarci a riflettere e a riconnetterci con noi stessi nel caos della vita quotidiana. Credo che prendersi un momento per apprezzare il mondo naturale possa portare a una maggiore consapevolezza e gratitudine. Sì, penso che dovremmo organizzare presto un momento per stare insieme all'aperto e immergerci completamente nella bellezza che ci circonda. È un'idea fantastica. Non vedo l'ora di condividere quei momenti di pace nella natura e godermi la tranquillità che ne deriva. Lezione 26. Scelta dell'arredamento. Quindi, dovremmo optare per mobili in metallo o in legno per la nuova casa. Ognuno ha i suoi pro e contro, non credi? Assolutamente. I mobili in metallo tendono ad essere più moderni e possono essere molto resistenti, mentre i mobili in legno offrono calore e un aspetto più classico. Vero. Credo che dipenda molto dallo stile che vogliamo dare allo spazio e da come intendiamo utilizzare i mobili. Sì, e dovremmo considerare come ogni materiale si inserisce nell'estetica generale della stanza, nonché nella sua funzionalità.
Assolutamente. Se cerchiamo qualcosa che resista alla prova del tempo, optare per pezzi in legno di alta qualità potrebbe essere la scelta giusta. D'altro canto, se vogliamo qualcosa di leggero e facile da riorganizzare, il metallo potrebbe essere la scelta migliore. Si tratta di trovare un equilibrio tra stile e praticità, soprattutto in uno spazio che utilizzeremo frequentemente. Sì, potremmo sempre mescolare e abbinare i materiali per creare un look unico e personalizzato che rifletta il nostro gusto. Adoro quest'idea. Combinare diverse texture può aggiungere profondità al design e rendere lo spazio più accogliente. Lezione 27. Dimostrare supporto. Ci sono proteste in programma a cui vorresti dare il tuo sostegno per una causa? Non ho ancora deciso, ma voglio essere coinvolto in qualcosa di significativo. È importante difendere ciò in cui crediamo. Sono pienamente d'accordo. Agire per sostenere cause che ci stanno a cuore può avere un impatto significativo sulla nostra comunità. Sì, ed è stimolante vedere le persone unirsi per promuovere il cambiamento. Dimostra davvero la forza delle voci collettive. Assolutamente. È anche un ottimo modo per informare noi stessi e gli altri su questioni importanti che richiedono attenzione. Assolutamente. Credo che essere informati sia fondamentale per fare la differenza, e partecipare alle proteste può amplificare questi messaggi. Sono curioso di vedere quali eventi si svolgono localmente. Possiamo partecipare insieme e dimostrare la nostra solidarietà. Sembra un'idea fantastica. Insieme possiamo far sentire la nostra voce e ispirare altri a partecipare. Sono entusiasta di agire e contribuire a una causa che ci sta a cuore. Teniamoci aggiornati sui prossimi eventi. Lezione 28. Viaggiare per lunghe distanze. È affascinante come a volte le lunghe distanze possano condizionare il modo in cui le persone viaggiano, soprattutto per motivi di lavoro. Assolutamente. Molte persone percorrono lunghe distanze solo per soddisfare le loro esigenze lavorative o partecipare a riunioni. Sì, e con l'avvento del lavoro da remoto, è interessante vedere come alcune aziende si stanno adattando a questa tendenza. Certamente. Alcune aziende offrono soluzioni flessibili che consentono ai dipendenti di lavorare da sedi diverse. Penso che sia un approccio intelligente, può aumentare la produttività e la soddisfazione lavorativa, riducendo al contempo lo stress del pendolarismo. Esatto. Offre l'opportunità di esplorare nuovi luoghi, pur continuando a rispettare i propri obblighi professionali. Ed è fantastico vedere come la tecnologia ci consenta di restare connessi, indipendentemente da dove ci troviamo nel mondo. Sì, è incredibile come le videoconferenze e gli strumenti di comunicazione abbiano trasformato il nostro modo di lavorare e collaborare. Credo che con la continua evoluzione del modo di viaggiare, vedremo modi sempre più innovativi per conciliare lavoro ed esplorazione. Lezione 29. Comprendere i modelli di business. Quando si parla di business, è interessante notare le differenze tra i modelli business to consumer, B2C, e consumer to consumer, C2C. Sì, il B2C è piuttosto diffuso, dove le aziende vendono direttamente ai consumatori, mentre il C2C coinvolge i singoli individui che vendono tra loro, spesso tramite piattaforme. Esatto. La crescita dei marketplace online ha reso il C2C davvero più diffuso, permettendo alle persone di connettersi e commerciare facilmente. Assolutamente. Permette alle persone di diventare imprenditori senza la necessità di una struttura aziendale tradizionale.
E promuove il senso di comunità, poiché le persone possono sostenersi a vicenda acquistando da venditori locali o da altri privati. Sì, e le aziende B2C possono imparare molto dalle interazioni C2C, soprattutto in termini di coinvolgimento e feedback dei clienti. Sono completamente d'accordo. Comprendere le esigenze dei clienti attraverso interazioni dirette può aiutare qualsiasi azienda a migliorare la propria offerta. È affascinante vedere come questi modelli possano coesistere ed evolversi, creando un panorama di mercato dinamico. Non vedo l'ora di esplorare ulteriormente questi concetti e vedere come plasmeranno il futuro del commercio. Lezione 30. Storia vulcanica. È affascinante pensare che quest'area, circa 1 milione di anni fa, fosse fortemente vulcanica, tanto da aver plasmato il territorio che vediamo oggi. Sì, la storia geologica del nostro pianeta è affascinante, soprattutto il modo in cui la lava fusa e incandescente proveniente dal centro della Terra ha formato montagne e valli. Esatto. Quelle eruzioni vulcaniche devono aver avuto un profondo impatto sull'ambiente e sugli ecosistemi che si sono sviluppati in seguito. Assolutamente. È incredibile pensare a come la vita si sia adattata a questi cambiamenti nel tempo, dando vita ai paesaggi diversificati di cui godiamo oggi. Penso che sia essenziale apprezzare il potere della natura e il modo in cui plasma continuamente il nostro mondo, anche in modi che potremmo non vedere. Sì, e lo studio di questi cambiamenti geologici può fornire spunti sul futuro del nostro pianeta e sul potenziale di ulteriori trasformazioni. Credo che comprendere questa storia possa aiutarci a prendere decisioni consapevoli sulla conservazione e l'uso del territorio. Certamente, è un promemoria della nostra responsabilità nel proteggere l'ambiente e preservarne la bellezza per le generazioni future. Non vedo l'ora di scoprire di più sull'attività vulcanica che ha plasmato l'ambiente che ci circonda e su come continua a influenzare le nostre vite oggi.